Buongiorno a tutti, oggi facciamo l'unboxing di una scatola di Endgame. La scatola è l'Affinity Deck, eccola qui. Vediamo un po' che cosa c'è all'interno e cerchiamo di capire l'utilità degli oggetti che sono stati inseriti dagli ideatori. Allora, questa è la scatola dell'Affinity Deck. All'interno dell'Affinity Deck possiamo trovare diversi oggetti che adesso vi vado a descrivere. Intanto la svuotiamo e vediamo un po' cosa c'è all'interno. Allora, all'interno dell'Affinity Deck troviamo innanzitutto il canvas, dove noi andremo ad attaccare i nostri post-it e andremo a rispondere alle varie domande che il gioco ci pone. Questa è l'Affinity. Fondamentalmente si tratta di una versione modificata e pensata dagli ideatori di un Empathy Map. Dopo il canvas troviamo degli stickers sullo stile delle Buyer Personas per chi non ha voglia di disegnare, per chi non ha voglia di fare sketching. Abbiamo pensato tipo l'indovina chi, sono degli stickers per individuare e cercare di dare un volto al nostro profilo cliente. Troviamo le istruzioni del gioco, che in questo caso sono 3 fogli separati con il numero di persone, il numero di partecipanti consigliato, il livello di difficoltà e il tempo che ci si mette a svolgere il gioco. Troviamo un output summary che serve per scaricare a terra quello che è venuto fuori come risultato finale del gioco, e qui più o meno andiamo a indicare quali sono i 5 output più importanti che abbiamo ottenuto, perché sono importanti per noi, che cosa andremo a fare domani, chi lo farà e quando andrà a farlo. Troviamo una checklist di suggerimenti, troviamo il welcome deck di Endgame, che ci dà la possibilità di avere comunque una scontistica per degli acquisti successivi, e poi troviamo le carte di facilitazione. Sono carte che in qualche modo ci aiutano a aumentare il livello di gioco e quindi renderlo più divertente. Ci sono delle carte gialle che sono carte che ti chiedono semplicemente uno speak up, cioè chiedono la parola. Queste vengono distribuite in modo omogeneo nelle varie persone. Poi ci sono delle carte blu che sono degli switch, quindi cambio la carta con qualcuno. Ci sono le carte rosse, la carta rossa che adoro di più è la carta bla bla bla, per la gente che parla troppo. Ci sono le carte nere che sono un po' più cattivelle, tipo salta un turno oppure mima questo concetto agli altri. E poi ci sono le carte verdi che ci danno un maggior potere, quindi tipo hai 2 voti in più. Sono carte indicativamente che aiutano semplicemente ad aumentare il livello di gamification del gioco. Ed infine dentro la scatola troviamo le carte di facilitazione. Sono le carte che ci consentono, rispondendo alle varie domande, di andare a riempire le varie aree del canvas. E quindi, per esempio, per l'area Think and Feel ci sono quali sono i suoi bisogni e i suoi desideri, che cosa è importante per lui, che cosa lo muove, che cosa lo tiene sveglio la notte, quindi le preoccupazioni, le emozioni e così via. Poi ci sono le aree Pain and Gain, quindi la parte in verticale, quali sono le sue gioie, quali sono le sue sofferenze, come misura il suo successo. Ci sono le carte relative all'esterno, quindi con queste andiamo a definire la parte verticale e andiamo a definire la strategia, mentre con queste andremo in qualche modo a dare qualche indicazione alla tattica, quindi chi sono gli influenzatori, quali sono i mezzi che vanno a influenzare le sue decisioni e via di seguito. Poi ci sono le carte interne, quindi come si vede, come parla, come agisce, e quindi va a descrivere un po' la persona. Ci servirà molto soprattutto per il tone of voice. C'è una parte relativa al contesto, quindi qui andiamo ad analizzare le variabili quantitative
quindi tutta la parte sulle variabili quantitative dedicate alla famiglia, quindi che ne so, zona geografica, tipo di lavoro, reddito, età, tutte queste informazioni che di solito sono sulle variabili di segmentazione. E poi, ultima, ci sono le variabili psicoattitudinali che ci dicono qual è il suo criterio e qual è il suo modo per scegliere, quindi se sceglie più in modo razionale o se sceglie più in modo di pancia. E con questo l'unboxing dello strumento è concluso, spero vi sia piaciuto, che il video sia stato utile e che fondamentalmente possiate trovare giovamento dall'utilizzo di questi strumenti di gamification, di serious gaming. Se vi è piaciuto il video mettete il like al canale e con questo io vi saluto e vi rimando alla prossima.